Negli ultimi tempi mi sto rendendo conto che diverse recensioni sulle tastiere meccaniche vanno a ripetersi, nel senso che mi ritrovo a parlare più o meno degli stessi tipi di interruttori, delle solite forme, in generale delle medesime caratteristiche. Di conseguenza ho provveduto a ricercare qualcosa di nuovo e particolare ed ecco che mi sono imbattuto in Falbatech. Rispetto alle altre mostrate finora sul canale, questa tastiera presenta degli aspetti diversi che possono risultare ostici a qualche utente. Tendenzialmente è indicata a tutti, non è un qualcosa che può padroneggiare solo l'utente esperto, però possono essere riscontrate delle difficoltà iniziali sia nell'interazione che nell'applicazione di soluzioni personalizzate. Mi spiego meglio. La nostra mente è abituata a scrivere su una forma di questo tipo e una predisposizione di lettere di questo tipo. Adoperare questo modello, o simili, comporta un allenamento nei primi usi perché il movimento delle braccia e delle mani cambia. Per quanto riguarda la seconda complicazione, con una tastiera del genere si è più propensi a personalizzare la modalità di scrittura. Qui si ha a livello software la classica QWERTY, ma se la si vuole sfruttare appieno, sarebbe meglio impostare la Colemac. Mi rendo conto che imparare queste due nuove interazioni non invoglia tutti ad adoperarla, perciò mi è sembrato giusto esplicitarvi questi paletti, in modo che vi rendiate conto di quello che eventualmente andate ad acquistare. Non preoccupatevi se qui mi sono espresso superficialmente, perché andrò più in dettaglio man mano che va avanti la recensione. Questa pagina racconta questo produttore e venditore perché Falbatech disegna, costruisce e fa acquistare questi gioiellini accumulabili su due concetti, sostenibilità ed ergonomia, che a loro volta si possono sintetizzare in benessere. Rimostro questa schermata perché chiarisce tutto nella maniera più semplice e diretta, a differenza di analoghe pagine di altri marchi che restituiscono tanto fumo e niente arrosto. Tutto viene fatto artigianalmente da 3 persone da più di 9 anni. Lascio in descrizione questo curioso articolo nel quale viene intervistato il fondatore che ci descrive la vita di questa azienda e su Instagram ho visto le loro lavorazioni e in questo modo mi sento più soddisfatto ad averli scelti, sapendo di trovare sulla mia scrivania un pezzo che ha avuto un percorso di costruzione genuino, che ha avuto un'attenzione, che è stato ottenuto da un processo ecologico. Sono in catalogo modelli solamente cablati e modelli che adottano anche la connessione wireless, tutti programmabili a livello avanzato e alcuni hanno i LED installati in modo da offrire effetti di illuminazione. C'è un'ottima suddivisione degli oggetti, potendo direttamente ricercare un singolo componente. La tastiera che va per la maggiore è la Redox, fra l'altro la preferita del fondatore, ma è possibile trovare anche componenti per la comune 60%. La spedizione ricopre tutti i principali paesi del mondo e per noi risulta abbastanza veloce poiché il loro ufficio si trova in Polonia, quindi naturalmente noi italiani siamo esentati da tasse doganali. A me ha impiegato 6 giorni, includendo il fine settimana, con corriere GLS. Il mio caso però è stato fortunato perché mi è stata inviata una tastiera di test, quindi avevano già una tastiera pronta da spedire. Per il normale acquisto, se si intende appunto ordinare una tastiera completa o comunque un componente che richiede lavorazione, vengono infatti specificati tempi diversi, con una previsione fino a 10 giorni lavorativi. Bisogna aggiungerci poi il tempo della spedizione, quindi totalizzate in generale 2 settimane dal momento dell'ordine all'arrivo del pacco a destinazione. Una volta elaborato correttamente il pagamento, viene fornito il codice di tracciatura in modo da monitorare il percorso del pacco e ovviamente il costo varia in base al luogo di destinazione e al peso. Per questo invito a visualizzare la pagina delle domande e risposte. Diventa gratuita se si superano i 350 euro per un singolo ordine, applicando il codice FREEFT. Aggiungo che a volte vengono lanciate offerte su determinati prodotti, come questa riguardante le scocche. È facile aspettarsi che cosa offre una tastiera ergonomica, l'attributo stesso lo chiarisce.
C'è però qualcosa in più da specificare, vedendo casistiche e percentuali. Infatti, parto col dire che, da quanto afferma un sito web francese, ogni giorno le dita compiono 32 km su una tastiera. Detto così non è trasparente cosa si intende, ma un numero del genere fa capire quanto siamo legati a questo oggetto. Passare ore a premere comporta delle complicazioni sia a livello fisico che mentale, esponendo alla sindrome del tunnel carpale, a dolori schienali e altri disagi. Una tastiera di questo tipo permette di scrivere in una maniera più confortevole. Ad esempio, le braccia, e di conseguenza polsi e mani, non tendono a girare verso l'interno, ma si rivolgono verso l'esterno, producendo un movimento più naturale. Perciò questa è la soluzione per facilitare e migliorare l'esperienza di digitazione. È particolarmente indicata a chi dedica tanto tempo a questa periferica, ma del resto è consigliata a chiunque, porta solo che benefici. Come detto poc'anzi, occorre però munirsi di pazienza inizialmente, perché è necessaria un po' di pratica per poterla utilizzare correttamente. Mani, polsi e avambracci fermi o quasi fermi, sfruttando tutte le 10 dita. Se scriviamo come abitualmente facciamo con una comune tastiera, quindi adoperando 3-4 dita per mano, non si ottengono i vantaggi di ergonomicità. Si raggiungono ancor più scegliendo una tastiera divisa, dando più libertà di spazio alle braccia, ma qui ho preferito scegliere una monoblocco per avere una via di mezzo. La soluzione più completa si avrebbe con un poggiapolsi dedicato, specialmente quelli morbidi, perché qui l'altezza dalla superficie di appoggio si fa sentire. Personalmente non li adopero, con tutte le collaborazioni fatte non l'ho mai richiesto, però è stato studiato che dopo 2 ore di pratica può avvenire l'affaticamento se non si utilizza tale supporto. Con queste informazioni la domanda che ora può sorgere è: perché allora la maggioranza delle persone adopera la classica forma rettangolare? Senza effettuare ricerche sul web, inizialmente ho pensato all'effetto del Dvorak col QWERTY. Non so se ricordate il primo video che feci sulle meccaniche, grazie alla collaborazione con WASD. Se si va a leggere le loro storie e si confrontano, si scopre che Dvorak è più performante, ma praticamente inesistente nella conoscenza delle persone. Invece la QWERTY è meno prestazionale, però usata da tutti. E per i formati di scrittura ci dedicherò spazi più accurati nel proseguo della recensione, perché l'ergonomia è influenzata anche sotto questo aspetto. Dunque, anche qui c'è stato lo stesso effetto? Non trovando informazioni in rete, ho supposto una risposta che arriva dall'intuito. La tastiera è nata con questa forma, la più semplice da ingegnare, e ai tempi non si considerava il fatto dell'ergonomia, e di conseguenza il disegno rettangolare, in modo naturale, si è protratto negli anni, divenendo perciò uno standard. Dopo diverso tempo si è capita l'importanza della postura e dei cattivi sintomi provocati da un uso intenso dello strumento. Ripeto, questo ragionamento l'ho sviluppato io, può darsi che ci sia un altro motivo, per carità. Ricordatevi che l'ergonomia è uno studio oggettivo, analizzato e affrontato da professionisti sanitari, non è un pensiero né un modo di fare, ecco. Questo vuol dire che è un parametro misurabile e universale per tutti quanti. Ovvio che poi ci sono prodotti più ergonomici di altri e che vengono differenziati secondo le esigenze dell'ipotetico utilizzatore. Soltanto qui rientra una soggettività. Premetto che mi è stata inviata una confezione normale, non mi è stato dato nulla di speciale. Quello che troverò all'interno, ecco, lo riscontrerete anche voi. Può darsi che ad alcuni una scatola così semplice, possa essere poco invogliante, ma ricordo che la loro missione è utilizzare il più possibile materiale che rispetti l'ambiente, cercando di offrire soluzioni semplici e genuine. Il biglietto contiene informazioni importanti sull'uso iniziale della tastiera, perciò consiglio vivamente di leggerle.
vengono accompagnate da un ringraziamento e dalle firme di Jan, Alexander ed Evelina che mi hanno permesso di portarvi questo gioiellino. Anche la custodia in feltro potrebbe risultare strana, magari è troppo artigianale, anacronistica, ma personalmente abbraccio la filosofia di Falba. Si chiama origami e la scelta di questo nome è spiegata in un articolo che lascio naturalmente in descrizione. A me basta dire che i bottoni sono davvero solidi, infatti sono stati adoperati anche in ambito militare dall'aeronautica polacca e come ultimo aggiornamento hanno applicato una tracolla in modo da trasportarla più facilmente. È acquistabile in varie dimensioni, anche personalizzate, e in 2 colori, nero o grigio. Al suo interno, oltre alla scontata tastiera, ho trovato 2 caramelle, un grazioso portachiavi e naturalmente il cavo. Vedendo i connettori, sembra anch'esso essere realizzato da Falba e di sicuro questo avvalora il prodotto in generale. Sono di tipo USB-A, USB-C ed è da notare che anche l'USB-A di tipo 3.0. Quasi sempre viene adoperato uno standard meno prestazionale per le tastiere perché non occorre tutta questa velocità di dati e perciò questo significa che questo cavo tornerebbe comodo anche in altri utilizzi. Comunque è di forma a spirale ed è intrecciato, come abitualmente si vede nelle scrivanie degli appassionati, con un blu acceso che risalta agli occhi. Il formato si chiama Atheros 62 e non è esclusivo di Falbatech, anche altrove viene proposto. Come da nome si hanno 62 tasti, infatti la si può indicare più generalmente come una 60%. Per dargli sempre un riferimento, in sostanza è un ampliamento della Atheros 42. Semplicemente sono state aggiunte una riga e una colonna su ciascun lato e quest'ultime hanno un angolo di 10 gradi rispetto alla verticale per sviluppare l'ergonomia. Se ci fate caso, entrambe le parti rispecchiano le sagome delle mani e si segue uno schema ortolineare, nel senso che le righe non sono sfalsate come le comuni tastiere e di conseguenza i tasti hanno tutti la stessa dimensione, a eccezione dei 2,5 che variano solo in altezza. Questo significa anche che non sono presenti stabilizzatori. Per quanto riguarda la modalità di scrittura, non è tanto chiaro cosa possa rispecchiare, ma comunque ci si potrebbe immaginare che è un ANSI QWERTY, con le dovute modifiche appunto per adattarsi allo schema ergonomico. Ad esempio, verrebbe da pensare che questi 2 tasti riprendono la funzione della barra spaziatrice e invece rispecchiano il comando cancella e il comando invio. Ovviamente la si può riconfigurare a proprio piacimento via software, ma siccome la QWERTY, come ho detto prima, non è adatta più di tanto su una tastiera ergonomica, il consiglio è di sostituirla direttamente con uno schema più consono a tale formato come il Dvorak o il già citato Colemak. Ancor meglio se si utilizza un derivato di quest'ultimo, come il DH. Per questo lascio in descrizione un sito web che spiega i vantaggi nell'applicarlo. Desidero approfondire i materiali e la struttura di questa particolare tastiera. Incomincio dal legno, che già di suo è un materiale non semplice da gestire perché è vivente, che si contrae e si espande a seconda della condizione atmosferica. Nella produzione di queste tastiere si utilizza la quercia, la cacia e aggiungo fra tante virgolette il bambù perché ha proprietà diverse dal legno. È un'erba. Lo si trova già essiccato, con fasi di attenta lavorazione e conservazione attraverso speciali miscele di oli e resine. Come ho anticipato precedentemente, qui ho il rovere o la rovere, quindi si parla di quercia. Ha la peculiarità di essere resistente agli urti, all'acqua ed è duraturo nel tempo, con evidenti nervature che conferiscono un piacevole effetto naturale e materico. Se si possiede un olfatto acuto si può percepire ancora il classico odore di legno, segno che il prodotto ha un'origine genuina. Ritornando al bambù, questo è un esempio che posso dare al momento, un po' approssimativo perché probabilmente gli sono stati fatti dei trattamenti e per forza di cose è più artefatto, è quello che si trova su AliExpress per intenderci. Dà comunque un po' l'idea di differenza con rovere e quello che ho scoperto è che è tendenzialmente più qualitativo della quercia
e fra l'altro è più ecologico, come viene anche specificato da Falba stessa. Allo stesso tempo, questo rovere al tatto è leggermente più ruvido e appare con un effetto consumato, insomma, sicuramente sceglierete prima di tutto in base all'aspetto estetico, ma fa bene sapere anche questi particolari. Passo sul retro, perché a sorpresa si ritrova una lastra in plastica a nido d'ape che permette di vedere l'intero circuito stampato. Il fissaggio è fatto con delle viti e questo facilita la rimozione del pezzo, dandogli qualche colpetto e tastandolo si ha l'impressione che può essere fragile di fronte a urti importanti, perciò raccomando di prestarci attenzione durante un eventuale trasporto. Sopra c'è stato applicato un adesivo che ci può essere utile per identificare il pulsante di reset della scheda e guardando quest'ultima si ottengono altre informazioni, fra cui la data di revisione e il menzionamento a colui che ha originariamente ideato l'Atreus, e questo è il suo sito web, nel quale descrive la distinzione con le altre tastiere ergonomiche. Per modifiche avanzate, siccome avete a disposizione una scheda Pro Micro, potete optare per un cablaggio manuale per fare una matrice. Da come avete notato, nella configurazione vengono messi a disposizione 4 temi: il Black Blank, per quello che ho io, il Printed Limited, il Black Printed che non è altro che il primo elencato con l'aggiunta delle leggende. Tutti quanti sono disegnati col profilo DSA. Essendo una tastiera piatta, è logico che anche i copritasti abbiano un'altezza sempre uguale. Il tema Printed Limited segue invece una linea XDA comunque simile. Se ci tenete a rispettare il concetto di ergonomia, è bene che voi prendiate quelli che ho installato qui. Molti penseranno alla stranezza di tale decisione, vedendo che non sono presenti leggende e quindi preoccupandosi di come poter scrivere. È proprio qui il vantaggio. È un bene che non ci siano stampati i simboli, perché in questo modo si ha la possibilità di applicare degli adesivi fatti apposta per creare graficamente una modalità di scrittura più consona a questo tipo di tastiera, come ho specificato in precedenza. Lapalissianamente, se si opta per tale soluzione, è richiesto il cambio anche a livello software. Sono tutti quanti neri, tranne uno che è di colore arancione. Simpatico che ci sia scritto Falbatech, fatto con un'incisione a laser. Falbatech viene molto considerata da chi cerca copritasti nascosta, a detta di alcuni appassionati. Per questo formato di tastiere è una delle poche aziende che adotta tale soluzione estetica. Per farvi capire di cosa parlo, la parte inferiore dei copritasti è leggermente infossata rispetto al piano del legno, non mostrando di conseguenza gli interruttori. Il materiale è il PBT, come è facile aspettarsi, sarebbe strano ritrovarsi un più comune ABS. Comparandolo con altre composizioni di PBT, devo affermare che qui c'è vera qualità. Le caratteristiche di questo tipo di plastica si fanno sentire a tutti gli effetti. E per essere preciso, affermo che qui si percepisce più ruvidità rispetto ad altri mostrati nel canale. Finalmente ho avuto modo di provare un interruttore diverso da tutti quelli mostrati finora sul canale. Parlo del Braun sotto la celebre marca Gateron. La tipologia è quella tattile, richiedendo comunque la pressione di un RED, perciò un invogliante compromesso tra appunto il rosso e il blu, senza avere il tipico suono del click di quest'ultimo. Gli attributi che lo accompagnano sono velocità e precisione, dopotutto è uno fra i tipi di interruttori più commercializzati. Per quanto riguarda Gateron, fate conto che sia più o meno un clone del popolare Sherry, come alla fin fine succede con tanti produttori di queste trasmissioni. I Braun, oltre a volerli conoscere, li ho scelti anche per dare un senso alla struttura ergonomica. Adoperare interruttori più pesanti, che richiedono una forza più aggressiva per azionarli, sicuramente è incoerente col contesto che ho davanti. Qui sarebbe meglio fare tutto più comodo possibile e, se posso essere sincero, se posso dare la mia opinione, questi Gateron vanno bene, ma
potete avere sicuramente qualcosa di migliore. Già installare il Redragon, che ho mostrato in una recensione integrale, dà più grazia a questa tastiera. Non lo dico per guadagnarci qualcosa, semplicemente è un suggerimento. Il software da adoperare è quello di QMK, come specificato nella pagina delle domande e risposte di Falbatech. Per via non c'è ancora supporto, ma sembra arrivare in futuro. È messo a disposizione il firmware basilare che ogni Atreus possiede, ma comunque se intendete modificare, impostarci una diversa modalità di scrittura, lo fate prima di tutto sul programma online e poi su quello desktop. La documentazione di QMK per effettuare la procedura dovrebbe essere comprensibile a tutti, poiché è indirizzata all'utente meno esperto. Falbatech è un negozio molto ricco di accessori. Vi ho già mostrato la custodia e si può ampliare la funzionalità di questa Atreus grazie a poggiapolsi su misura, entrambi in bambù e con opzioni di rifinitura. Per mio conto sceglierei quello con rivestimento in neoprene. Atreus si indossa anche e la scrivania può essere addobbata da decorazioni e oggettistica varia, un modo per rendere il proprio ambiente a tema più coerente, ma il catalogo ricade anche su componentistica e strumenti per costruirsi la propria tastiera, potendo diventare un negozio di riferimento anche per chi ricerca solamente questi tipi di cose. Io comunque avrei aggiunto un servizio di incisione per farci scrivere Falbatech piuttosto che altro di interesse. Diverse inserzioni presentano tale scritta, quindi immagino che possa essere fatta richiesta contattando il gruppo. Pagherò tendenzialmente di più per avere un prodotto così. Personalmente questo sacrificio mi porta ad avere più soddisfazione rispetto a utilizzare tastiere di differente composizione. Questo maggiore apprezzamento l'ho per via di tanti aspetti, il tipo di materiale, la particolarità della struttura. Ho sostenuto un piccolo gruppo di appassionati, ho aiutato l'ambiente, posso vedere come viene fatto l'oggetto e seguono un controllo diretto sul prodotto. Ho un contatto più vicino, ricevendo fra l'altro risposte sensate e non automatiche, senza rigiri di addetti. Potrei allungare questa lista facilmente. Non che questa roba faccia schifo, ma qui ho avuto un'altra contentezza. Ecco, e fra l'altro una tastiera di questo genere mi ha permesso di imparare qualcosa di nuovo, ho capito come è fatta una ergonomica, ho conosciuto una modalità di scrittura diversa, il Colemak, e ogni tanto cambiare approccio fa bene alla mente, è un allenamento per il cervello e di conseguenza poi sappiamo usare tutto. Arrivati a questo punto, alcuni di voi si chiederanno se è possibile ritornare facilmente al vecchio formato. La mia risposta è che è difficile a livello di comodità. Se bisogna riprendere questo schema, sentirete la mancanza dell'ergonomica, almeno questa è la sensazione che prova la maggior parte dell'utenza dopo averne provata una. In descrizione trovate elencate le caratteristiche della tastiera e gli indirizzi web che rimandano a Falbatech, negozio, profilo Instagram, Facebook e quant'altro. A presto con altri gioiellini di questo genere.